Vi faccio vedere una ricetta che a casa mia va tantissimo ed è buonissima. È una ricetta di origine svizzera, viene usata un po' in tutta la Lombardia, ma non tutti la conoscono. Per 4 persone su una bella pentola. Nel frattempo ci prepariamo le verdure, una cipolla o un porro per iniziare, un pezzettino di burro nella pentola. Se volete potete usare anche l'olio extravergine di oliva che andrà benissimo. Potete anche non mettere né l'olio né il burro e la mettete su a freddo senza fare il soffritto, però io un pochino la devo rosolare perché mi piace così. Ci metto un porro, va bene anche la cipolla bianca, ci va bene anche la cipolla bionda. Evitate la rossa per il colore, ma se avete solo quella andrà benissimo. Una o due carote e anche una zucchina. Potete metterci anche delle altre verdure che volete, che ne so, del sedano, dei piselli per esempio, ci stanno benissimo, qualche pezzettino di zucca. Io ci metto una zucchina che vagava disperata nel fondo del frigorifero. Di solito uso la zucchina perché comunque dà un bel sapore dolce. Una foglia di alloro e faccio stufare, non rosolare, stufare. Ci metto un cubettino dei miei aromi. Vi metto alla fine del video il collegamento per vedere come ho fatto questi cubettini. Faccio stufare quei 4 minuti, 3-4 minuti, giusto per scaldarle e farle appassire un po'. Ci metto meno di un litro d'acqua, poco meno di un litro d'acqua, circa 750 grammi. Ci aggiungo anche 2 piccole patate, 2 medie patate. Certo è una zuppa molto particolare, dopo ve ne accorgerete perché. Un po' di sale, un po' di pepe a piacere. Ci sta bene anche il peperoncino, però attenzione perché magari vi copre un po' i sapori che sono tutti delicati. Ora la minestra deve cuocere circa 30 minuti. Mi preparo 2 crepe un po' consistenti, quindi un uovo, non posso darvi i pesi perché con le crepe è difficile, 2 cucchiai di farina. Bisogna mettere farina finché la frusta non si imballa un po', fa fatica a girare e si impasta un po' tutto e quando siete disperati vedrete che inizierà a formare come delle ragnatele. Ecco, quello è il momento giusto per aggiungerci un po' di latte. Prima poco, un cucchiaio di latte, lo giriamo, lo facciamo assorbire, così non farà i grumi. Poi gli mettiamo un altro cucchiaio di latte, facciamo assorbire anche quello e da questo momento in avanti possiamo metterne dentro a fiumi di latte, però ne basterà meno di mezzo bicchiere, bisogna andare un po' ad occhio, non abbiate paura di farla un po' densa che non succede niente. Un po' di sale, un po' di noce moscata, possibilmente senza farla cadere nella ciotola. Naturalmente a piacere la noce moscata, se non vi piace non la mettete. Nel frattempo curate la minestra, quando inizia a bollire abbassate un po', non deve cuocere troppo, mezz'ora. Ci metto un po' di prezzemolo, se avete quello fresco bene, se no mettete questo qui surgelato, guardate com'è bello sgranato. Alla fine del video vi metto il collegamento per vedere come faccio il prezzemolo surgelato. Giriamo, naturalmente se avete quello fresco mettete quello fresco. La mia padellina antiaderente, vedete come le curo bene con i panni, mi durano una vita così. È piuttosto densa questa pastella, ma va benissimo. Vedete come veste bene il cucchiaio? Guardate come cola a filo. Ecco, è molto densa per essere una crepe, ma va bene per fare questa minestra perché io devo fare 2 crepe molto spesso, che sono quasi 2 frittatine, ecco. Io questo lavoro delle crepe lo faccio mentre cuoce la minestra e quindi io ci vogliono 5 minuti a mettere sulla minestra, 30 minuti di cottura, le crepe le faccio mentre cuoce e quindi in mezz'ora faccio tutto. Usate sempre, io uso la papera di gomma per le pentole antiaderenti, mi raccomando, non usate le spatole d'acciaio che le rovinate. Faccio 2 belle crepe, belle spesse, piuttosto spesse, e le metto sull'asse e le lascio intiepidire. Appena sono manovrabili, diciamo quasi fredde, le taglio a striscioline come se fossero delle tagliatelle. Tra l'altro con questo sistema qui potete farle anche saltare con un condimento a base di verdure, viene fuori un piatto di tagliatelle molto particolari. Aggiungo le mie tagliatelle, i miei maltagliati fatti con le crepe dentro nella minestra e ce le lascio dentro un minuto. Se volete potete metterci anche del formaggio qui dentro e poi le servo belle bollenti in una bella scodellona. Provate questa zuppa perché è davvero buonissima, garantito. Se non è buona vengo io a casa vostra a farvela. Ciao a tutti.